In questo video, ragazzi, vedremo la costruzione di un mega accumulatore energetico, sia fotovoltaico che eolico, ovviamente. Tutta l'energia che avete, che producete, potete buttarla qua dentro, perché si tratta di 4 batterie della Mani da oltre 15 kWh cada uno, un pacco batterie da 60 kWh. Sono batterie che verranno connesse in parallelo. E come verranno connesse in parallelo? Con delle barre di rame, 2 barre di rame molto grosse. Qui ve ne faccio vedere già una pronta, ma nel video voi vedrete tutti gli spezzoni per la preparazione di questa barra. Ragazzi, questa è una barra che pesa. Purtroppo anche con l'aumento del rame questa barra costa 70 euro, ragazzi. Questa è 3 cm per 5 mm, 30 per 5. Questa è già finita, è lo stadio finale. Ho dovuto fare 8 fori, 2, 4, 6, 8 per una connessione multipla su tutte le batterie. In fondo, ovvero nella parte alta, c'è anche il foro al quale sarà attaccato l'inverter e a questo punto ho dovuto veramente rettificare, lucidare come al solito. Questo è il lavoro finito, siamo sempre a livello, come avete detto voi diverse volte ragazzi, di oreficeria. Ebbene sì, per avere conduzioni certe bisogna lavorare così. Ragazzi, bando alle ciance, andiamo avanti, il tempo di iscrivervi al canale e andiamo avanti con questo video con tutti i dettagli per costruire questi 60 kWh di potenza pura. Buona visione. Il primo lavoro da fare è sganciare su uno dei poli, in questo caso il positivo, tutti gli isolanti e i bulloni. In modo da liberare la colonna verticale. A questo punto noi con la barra di rame andremo a segnare quelli che saranno i fori per la connessione precisa di queste 2 barre. Dopo aver preso la dima di questi 8 iniziamo a fare il primo, cioè quello superiore. In questo modo avviteremo la nostra barra, la faremo cadere per prendere le altre 7 misure. Ricordiamoci di fare anche un foro nella parte inferiore, ovvero quando metteremo la barra lasciamo uno spazio là sotto, non mettiamola a filo così, ma lasciamo uno spazio per fare un altro foro, casomai dobbiamo agganciare nella parte inferiore dei cavi. Quindi partendo da una misura all'incirca così, saliremo fino ad arrivare a fare il primo foro, che è questo, in corrispondenza del polo. Vedete? Ho lasciato quindi tutta la barra sopra dove saranno connessi ovviamente tutti gli apparati. Questo è il primo foro. Adesso avvitiamo qui un bullone in modo da stabilizzare la barra e fare gli altri fori nella parte inferiore. Quando abbiamo appeso la barra al primo bullone, vedete, lasciando tutta la parte residua in alto, ebbene la barra pende perfettamente e dovremo fare gli altri 7 fori. Quello in fondo possiamo farlo anche per ultimo o non farlo se non ci serve. Fate molta attenzione ragazzi, qui vi consiglio di prendere la misura con un pennarello indelebile in questa parte posteriore. Avviciniamo un attimo la luce. Vedete? Qui al centro faremo un segno col pennarello su tutti i poli che dobbiamo forare. Per fare i fori nel rame precisi vi consiglio di utilizzare questo, non delle punte da trapano, ma queste che sono punte calibrate. Questi sono utensili, trovate il link anche sotto il canale, vedete questo parte da 4, 6, 8, 10, 12, quindi fate un foro senza fare errori, ma prima di fare il foro vi consiglio di utilizzare questo strumento. Questo è un punzonatore a molla, quando lo premete lui si carica e poi all'istante, pam, si scarica lasciando un segno perfetto. Questa è la mia confezione personale di questi utensili, ve la faccio vedere perché servono e sono proprio precisi. Questo arriva fino alla 32, cioè foro da 32, questo fino alla 20 e l'altra invece fino alla 12 che avete già visto.
Ricordiamoci di fare i fori perfetti e di togliere la bavetta, ma senza asportare troppo materiale. Quindi il foro deve essere perfetto e appena appena conico. Adesso ragazzi passiamo a una cosa fondamentale, la lucidatura dei contatti. Vi faccio vedere da vicino questi due fori, in che condizioni sono una volta effettuati i fori. Guardate, avvicino la telecamera, vedete? Sono pieni di asperità, di graffiature. Questo è messo un po' meglio, però lo vediamo a un bordino, nonostante io l'abbia leggermente rettificato con un conico, vedete? E guardate questo soprattutto, cioè il contatto qua non è un contatto certo, non è un contatto che trasporta tanta corrente come dopo il lavoro che vi farò vedere. Allora, che cosa si utilizza? L'ho già fatto vedere in altri video ragazzi. Intanto usiamo le carte spugna queste. Io parto sempre da una grana grossa, ma non troppo, quindi una 800, una 1000, fino ad arrivare alle 2005, carta all'acqua, veramente dobbiamo renderlo lucidissimo. Dopodiché lo cospargeremo con l'Aronix, questo l'avete già visto, questa è una pasta conduttiva di rame, base rame, e utilizzeremo un pennello da pittore. Io preferisco questo pelo di bue che non è troppo morbido neanche troppo rigido ed è una punta quadra ragazzi e dura per sempre, praticamente per i nostri lavori di spalmatura di sostanze come ad esempio questa pasta conduttiva sono l'ideale ragazzi. Dobbiamo avere una serie di piccoli attrezzi con i quali lavorare al meglio. Adesso ricordatevi bene qual è la condizione di questi due fori perché ve la faccio vedere fra un po' quando ho finito il primo lavoro, dopodiché faremo anche tutti gli altri. Bene, ho tolto le asperità più grosse, adesso lavoriamo di carta più sottile ragazzi. Facciamo un angolino qua. Ragazzi direi che così va benissimo. Al tatto sembra praticamente, non lo so, meglio del vetro. Ottimo, guardate rispetto all'altra superficie e vi ricordate com'era prima. Perfetto, adesso passiamo un leggero strato di Aronix, quindi preleviamo una piccola quantità e facciamo un piccolo giro leggero, ma passiamo un leggero strato là dove ci saranno i bulloni. Perfetto, qui e sull'altro lato. Ragazzi, qui se non abbiamo fatto una connessione certa, vuol dire che dobbiamo saldarli, non so. Questo è molto importante per dare la possibilità al BMS di leggere bene, all'equalizzatore attivo di bilanciare bene. In questo modo si ha veramente una connessione di estrema qualità. Ragazzi, adesso possiamo procedere all'installazione della barra. Ecco ragazzi la prima barra pronta, piazzata. Devo confessare che non è stato facile in quanto centrare 8 fori non è per nulla facile. Alla fine ho agito anche con una lima tonda da 8 mm in modo da fare una leggera asola verticale che mi ha consentito di inserire al meglio questa barra. Ragazzi, questa è di spessore, bella, grossa, lo vedete qua, insomma, questa dovrebbe condurre senza opporre resistenza e quindi senza assorbire calore e senza generare quel fenomeno di differenza tra le tensioni nelle varie batterie. Vediamo però attraverso i test che cosa succederà. Adesso passiamo alla seconda, quella dei poli negativi. Ebbene sì, avete visto la lucidatura a specchio del rame per avere la connessione certa. Gli utensili che ho usato sono questi ragazzi, sono molto utili, non costano tanto, trovate anche il link in descrizione e danno la possibilità attraverso questi coni calibrati di fare dei fori che sono veramente perfetti. Ora
Adesso colleghiamo la seconda barra di rame, la prima l'avete vista già in posizione, montiamo la seconda, però non va fatto direttamente, ovvero questi BMS hanno la caratteristica di accettare qualsiasi tensione, quindi se io andassi a collegare questa in parallelo e accendo tutti i BMS, cioè tutte le batterie, non succederebbe nulla, però secondo la vecchia scuola, ragazzi, non possiamo fidarci così dell'elettronica. Ecco perché vi farò vedere come connettere le batterie in parallelo con il rispetto delle tensioni, perché sono sempre le tensioni a guidare tutto, anche gli eventi catastrofici. Ebbene, anche se questi BMS ci consentono un parallelo istantaneo immediato con batterie e celle di diversa tensione, andiamo a vedere qual è invece la procedura per connettere nel giusto modo all'antica maniera. Buona visione. Una volta accese tutte e quattro le batterie, ragazzi, vediamo che la tensione presente nelle singole è diversa. Qui abbiamo una tensione di 51,66. Nella seconda abbiamo una tensione di 51,47. La terza 51,45 e l'ultima ha una tensione di 51,46. Quindi 46, 45, nonché 48 sono pressoché simili, però questa è 51,66, quindi è più alta, sensibilmente più alta delle altre. Ebbene, dobbiamo portare tutte e quattro le celle, prima cosa da fare, alla stessa tensione identica. Ebbene, perché, ragazzi, dobbiamo portare le batterie alla stessa tensione? Perché, vista la potenza in ballo, e qua parliamo di batterie da 15 e oltre kWh cada una, se abbiamo una differenza anche di solo 10-20 millivolt rispetto all'altra batteria, ebbene le potenze in ballo potrebbero far precipitare assolutamente la tensione in maniera devastante. Potremmo fondere, se ci va bene, solo i fusibili oppure i BMS. In questo caso abbiamo i Saplos che non consentono questo perché hanno il controllo totale sui MOSFET dove frenano l'ingresso. Sono tarati, ricordo, per 200 A questi Saplos. Quando abbiamo messo 4 di queste batterie abbiamo 800 A di potenza. Ebbene, secondo la vecchia scuola che vi ho menzionato, bisogna sempre sui paralleli andare gradualmente, cioè portare le batterie alla stessa identica tensione quanto più possibile, con una differenza veramente minima, e a quel punto creare la connessione. Faremo questo adesso abbassando quella che è la batteria, che era un po' troppo alta, praticamente la scarichiamo, la portiamo a livello delle altre, dopodiché vi faccio vedere come si effettuerà la connessione. Buona visione, andiamo avanti. Inseriamo a questo punto il primo bullone in modo da fermare la barra. Ovviamente non andrà stretto. Dopodiché, per connettere il secondo vogliamo usare il solito resistore, ma non questo piccolo, ragazzi, vogliamo usare questo. Questo è 200 watt 8 ohm, è un RX24, molto potente. Ebbene, lo connettiamo così e vediamo cosa succede. Nulla, quindi va bene. A questo punto connettiamo il terzo, nulla, e connettiamo il quarto, nulla. Bene, ragazzi, andiamo a fare una riflessione su questo. Qui la riflessione è molto semplice. Se non avevamo i Saplos, lì avremmo visto delle scintille, ma non avremmo visto la botta con la barra diretta sui poli. Ecco perché nell'elettronica, nell'elettricità non ci fidiamo mai di nessuno. Da chi abbiamo comprato queste batterie? Ci hanno realmente messo i Saplos all'interno? Ebbene, è attraverso queste verifiche prima di montare che noi acquisiamo le certezze. Non è successo niente. 1, 2, 3, 4, va bene. Un resistore grosso, perché lì quello piccolo sarebbe stato sottodimensionato. Ebbene, non ha scintillato, non ha dovuto gestire nulla. Se scintillava ci saremmo chiesti, ma qua c'è un Saplos? Ecco che allora i test, ecco che allora le verifiche, anche quando voi montate, sono importanti. Non prendiamo mai nulla per scontato, ma andiamo a fare, vecchia scuola, le verifiche dei comportamenti
Ok ragazzi, in modo che in questo modo andiamo ad avere le certezze. A questo punto montiamo la barra del polo negativo e abbiamo finito la connessione in parallelo. Vediamo poi cosa succede. Alle due estremità ho attaccato questi cavi da 10 mm quadri a questa presa Anderson che garantisce delle connessioni di qualità buona, e qui adesso attaccherò esattamente un alimentatore. Li vedete qua, quelli che rappresento oramai sul canale, che sono molto buoni. Qui ne ho due di due tipologie. Questa è quella che danno di serie ed è una 58 volt da dosare ovviamente. Questo invece l'ho fatto fare customizzato ed è 54 volt. Ebbene, utilizzerò questo per avere una carica massima da 35 A e sempre con la sua presa Anderson andrò a connetterlo e ad accenderlo in modo da caricare questo pacco batterie da 60 kWh. Qui ho attaccato i cavi ragazzi, così come suggerisce la Mani. Nel collegamento in serie bisogna utilizzare la connessione degli switching. Per le 4 connessioni bisogna mettere, come vedete qua, il 5 e il 6. Sul secondo bisogna alzare solo il primo pin, sul terzo bisogna alzare il secondo e sulla quarta batteria bisogna alzare il primo e il secondo insieme. Procediamo. Appena connesso, qui sulla connessione della spina Anderson, e vediamo il dosaggio degli ampere. La prima era quella un po' più carica e difatti stanno entrando 7 ampere, 6,96. Sulla seconda vedete più ampere, 8,85. Sulla terza 9,56, 58, 9,59, ok? E sull'ultima 9,60, 61. Questo perché la differenza di pochi millivolt che avevate riscontrato all'inizio fa sì che il Seplos, il master, ovvero il primo, vada a decidere insieme a tutti gli altri quanta corrente far entrare per dosare in maniera progressiva e graduale il riempimento delle celle. Da questa connessione molti di voi, soprattutto quelli che mi seguono dall'inizio, avranno detto: Gianni, ma una connessione positivo e negativo da sopra non ci hai sempre detto che va incrociata? Ebbene sì ragazzi, le connessioni sui paralleli vanno sempre incrociate, cioè prendiamo il primo polo in alto e l'ultimo in basso e i paralleli andranno a bilanciare le correnti in ingresso. Ma che dire ragazzi se invece di un cavo, e magari di un cavo sottodimensionato o di una barra sottodimensionato, andiamo a utilizzare queste barre che ho messo e le ho messe apposta? Ebbene, in quel caso, ed è per quello che sto facendo dei test, si può pensare di utilizzare le barre nella stessa posizione, cioè come ho fatto io, entrambe sopra. Chiaramente è sempre tutta una scelta personale, su questo canale lo sapete che non ci sono né diatribe né contese. Questa è la mia idea sulle barre grosse, non abbiamo caduta di tensione perché abbiamo una barra di rame che conduce in una maniera importante e quindi noi abbiamo visto che gli ampere venivano gestiti dal Seplos in maniera graduale in funzione della richiesta delle batterie. Avete visto che la prima batteria assorbiva meno ampere, la seconda di più, la terza più ancora e la quarta più ancora di tutte. Ma allora non può essere dovuto al fatto che io ho connesso i poli del caricabatterie potente 35 A sopra? Ebbene ragazzi, facciamo il contrario, connettiamo i poli sotto per vedere qual è il comportamento degli ampere in assorbimento da parte delle batterie. Buona visione. Ebbene, ho posizionato lo stesso alimentatore ma nella parte inferiore, cioè all'opposto di dove era prima. Vediamo quanti ampere entrano ragazzi. Allora, qui sono sempre 10,45, sempre il più alto, poi 9,60 circa, 70,
al terzo entrano 8,70 circa e il primo in alto 5,72. Quindi questo amperaggio diverso non era motivato dal fatto che prima l'alimentazione si trovasse qua nella parte superiore dei contatti e quindi facilitava l'ingresso sulla prima batteria, ma era realmente motivato dal bisogno delle batterie, dal bisogno delle celle. Ecco che invertendo l'alimentazione, sempre connesso alla presa Anderson, ebbene gli ampere che entrano sono sempre 35, suddivisi esattamente come erano prima. Li riguardiamo, ragazzi. Questo è sempre quello che assorbe di più perché era più bassa la batteria. Questa era meno precaria, quindi assorbe 1 ampere in meno. Questo un altro ampere in meno e questa circa 2 ampere in meno perché era quella più piena. Quindi le batterie si stanno mantenendo tutte la stessa tensione, bilanciate, con gli assorbimenti dettati dal Seplos in funzione della condizione generale delle celle e non delle barre di rame. Direi che quindi la connessione angolare, ovvero polo qui e al contrario, oppure i due poli sotto, oppure i due poli sopra, se la barra di rame ha un suo spessore, una sua importanza, ebbene a questo punto diventa, da questo primo test, una condizione anche relativa. Ebbene ragazzi, l'abbiamo visto da questo test. Portando nella parte inferiore l'alimentazione, ebbene gli assorbimenti erano uguali, sempre l'ultima di più e gradualmente man mano che assorbivano, fino alla prima che assorbiva meno perché era più carica delle altre, di poco, eppure il Seplos percepisce questo, anche in funzione, attenzione, del SOC, quindi finché i SOC non si sono aggiustati, finché non le abbiamo caricate bene un paio di volte, 2, 3, 4 volte al 100% su e al 100% giù, ebbene non abbiamo l'aggiustamento del SOC. Ma al di là di questo, quello che guida sempre le nostre batterie, ricordatevelo, è l'equitensione. Le tensioni su barre importanti rimangono quelle, sono reali perché non ci sono cadute di tensione. Del resto, ragazzi, vi faccio una domanda. Se avessi utilizzato invece di questa barra, questa, del peso di 5 kg, ve la faccio vedere anche da vicino, con uno spessore di 12 mm, e questa è una barra da 50, cioè pensate che questa abbia permesso cadute di tensioni? Ebbene, proprio questo è il punto. Quando andiamo nella direzione del fai da te dobbiamo riflettere sulle cose. Adesso chiaramente, come soprattutto in tutta questa serie sui mega storage, cioè su questi pacchi batterie molto grossi, siamo sempre work in progress e quindi stiamo andando avanti nella direzione del capire bene quali sono i comportamenti. Qualsiasi cosa non capite, chiedete anche alla Mani che vi darà le indicazioni per quanto riguarda le compatibilità degli inverter, per quanto riguarda alcuni settaggi, eccetera. Io sto facendo tutta una serie di test e poi, come sapete, su questo canale si va avanti con tutte le altre playlist. Questo è molto interessante, quindi ragazzi, barra significativa ci permette di utilizzare i poli sopra. Qual è la convenienza? È una convenienza prettamente pratica, eleganza, da lì partono le alimentazioni, carica e scarica da parte di inverter e regolatori di carica, ovviamente dal solare, e l'impianto rimane più sobrio. Ragazzi, se invece volete metterli angolari perché non avete materiali costosi, importanti come queste barre di rame, allora sì, lo consiglio, fate questa angolazione sui paralleli che sicuramente darà equilibrio nella carica e nella scarica delle vostre batterie. Oramai sta caricando da un po', la tensione delle batterie è salita a 53,22. Vediamo se è cambiato qualcosa per quanto riguarda la temperatura delle barre. Allora, nella parte superiore abbiamo 17,2 e nella parte inferiore, dove sta entrando appunto la corrente, abbiamo una temperatura di 16-17 gradi, quindi letteralmente identica, cioè non è cambiato nulla. Qui è la parte centrale e qui l'altro polo, diciamo, intorno ai 17 gradi, parte superiore, 17 gradi.
Adesso vogliamo fare un test di potenza, portare l'assorbimento da parte del bestione arancione che connetterò a circa 5 kW di potenza continua. Vediamo le batterie come si comporteranno. Attaccherò un magnetotermico con 2 prese e andrò a caricare 2 bluetti che hanno 10 A cada uno, quindi sono 4600 watt più quello che viene assorbito dal meccanismo in generale. Dovremo arrivare intorno ai 100 A. Preleviamo questi 100 A, vediamo come si comportano le barre e soprattutto guardiamo l'equitensione delle celle se rimane la stessa. Andiamo avanti. Per questo test userò il bestione arancione 48 volt 6 kW, cavi molto grossi, questi sono da 95 mm². Andiamo a caricare i condensatori come al solito con la nostra resistenza e vediamo le scintille che andrà a provocare. Vedete? Piccole scintille che evitano la botta sui condensatori. Andiamo a connettere a questo punto il nostro cavo. Bene, abbiamo stretto in maniera definitiva, accendiamo il bestione. Benissimo, adesso procediamo ad agganciare alle uscite l'alimentazione 230. Tutto pronto per il test. In uscita questi 2 cavi da 4 mm², un magnetotermico, sdoppiamento sulle uscite, quindi 2 prese Sciuco alle quali attaccherò 2 carichi, e questa è la pinza amperometrica che utilizzerò per vedere il carico che dovrà sopportare. Procediamo. Ebbene, i carichi che ho connesso sono 2 bluetti con i loro caricabatterie da 10 A cada uno. Quindi abbiamo 20 A a 230 volt, quindi siamo a 4 kW e mezzo circa. Andiamo ad accendere il nostro magnetotermico, poi misureremo anche le temperature, anche se non passando molto tempo, presumo che non siano particolarmente alte. Pigliamo la pinza amperometrica, vediamo che è partito il bestione arancione, vediamo gli ampere che stanno passando. Bene, siamo a 100 A ragazzi, 99,99.0. 100 A di passaggio da questo cavo. Anzi 100 A, manca pochissimo. Eccoli qua. Siamo intorno ai 100 A prelevati dalle batterie. Adesso lasciamo che assorba questa corrente e andiamo a vedere le tensioni delle celle. 52.22, 52.19, 52.19, 18 e 52.19. Sono pressoché simili. Chiaramente man mano che assorbe i 100 A c'è una discesa generale, vedete, 52.15, 52.13, 52.13, 52.14. Insomma, si stanno mantenendo molto lineari e questo è un aspetto molto importante. Vediamo ancora 52.11, 52.9, 52.8, 52.9. Non c'è assolutamente una differenza tra le celle. C'è una leggerissima discesa progressiva e stanno tenendo, vi ricordo, 100 A. Qui abbiamo 17 gradi come era in origine, qui abbiamo 17 gradi come era in origine e nella parte inferiore abbiamo 17 e 17. Ripeto, è passato troppo poco tempo, lasciamo un attimo così vediamo fra qualche minuto cosa succede. Intanto misuriamo le connessioni
del bestione sono 18,6 sul negativo e 18,9 sul positivo, insomma sono abbastanza simili. A distanza di un quarto d'ora, ragazzi, abbiamo sempre questi 100 ampere circa di assorbimento e le tensioni sono pressoché stabili. È scesa leggermente ovviamente la batteria perché stanno assorbendo 51,94, 51,93, 51,94, 51,96. Quindi le celle si stanno comportando in maniera autonoma, cioè le barre non stanno assolutamente, ecco, al tatto sono veramente fredde, sono 17 gradi. Molto stabile anche la discesa, ovviamente parliamo di 800 ampere da parte dei 4-6 Plus, quindi abbiamo tanta potenza disponibile e le barre sempre freddissime, ragazzi. Vediamo un attimo, qui ci sta sempre 17 gradi circa, ottimo. Parte inferiore, sempre 17 gradi. Bene, questo test ci fa capire come le barre di una certa dimensione, quanto più grosse sono ovviamente meglio è, riescano a tenere gli ampere che sono assorbiti dall'impianto. Ragazzi, è passata quasi un'ora, qui siamo sempre a 100 ampere, quindi se facciamo 52 quasi, 51,8 per 100 ampere, insomma siamo oltre i 5 kW, quasi 5 kW e 2 per un'ora di assorbimento. Ragazzi, le tensioni sono simili, 51, 89, 88, 87, 88 e 89. Ragazzi, variano veramente di pochi milliampere e questa è una grande soddisfazione. Qui vediamo il bestione che si sta comportando egregiamente in posizione orizzontale, ragazzi, per un test. Io consiglio sempre ovviamente la verticale, anche se le ventole in condotta forzata vanno a spingere là dove devono. Sempre 2 bulletti attaccati e la temperatura è ancora 17,4, salita di pochissimo, ma forse perché è salita anche l'atmosfera. Qui è uscito un raggio di sole anche che sta scaldando anche l'ambiente. Vediamo la parte inferiore, è simile, sempre intorno ai 17 gradi. Bene, questo test è stato molto significativo, ci ha fatto capire che le barre, quando sono importanti, potenti, riescono a reggere i carichi senza scaldare, senza avere una resistenza che fa perdere potenza, surriscaldandosi appunto, e tutto il meccanismo funziona in maniera lineare. Chiaramente le barre sono sempre proporzionali all'assorbimento. Se abbiamo 5 kW, 7 kW, 8 kW, vedremo poi anche col Victron che è 12 kW puri, cosa succederà. Se no bisognerà mettere delle barre più grosse. Sono costose ma ci danno possibilità di avere una connessione certa. Sono stati lucidati i busbar, sono stati cosparsi di Aronix, pasta di rame. Avete visto le doppie connessioni per ogni polo, per ogni batteria, quindi veramente abbiamo dei contatti importanti. Ebbene, se avremo con il Victron un assorbimento fisso intorno a 7, 8, 10 kW, che è tanta roba, può darsi che le barre debbano essere ancora un po' più grosse. Lo vedremo nelle varie fasi dei test che sto facendo proprio per questa mega installazione, per i mega accumulatori, per i mega storage, nonché per tutta la serie dei Victron. Ragazzi, andiamo avanti con gli ultimi step finali. Vediamo adesso la chiusura con la dinamometrica, in modo da dare anche lì importanza alla connessione senza esagerare, senza spanare, che è la cosa peggiore che ci possa succedere, ma nel contempo stringere bene. Una volta impostato tutto il meccanismo, pronto per la ricarica, andiamo a stringere con la dinamometrica, e quello che io consiglio in questi casi, scusate che giro la telecamera, quello che consiglio in questi casi è stare intorno ai 15 newton. Facciamo un azzeramento qua e andiamo a chiudere. Mettiamo a fuoco, ok.
perfetto. 15 newton di chiusura su tutti i bulloni. Ragazzi, tanta roba interessante per andare a verificare le connessioni, per andare a lucidare come al solito i busbar, per usare sovradimensionamenti affinché la corrente viaggi sempre in totale sicurezza, che contraddistingue questo canale. Ragazzi, questo è un impianto da 60 kWh che alimenterà il mio laboratorio nella sua totalità, che sarà caricato sia dai pannelli fotovoltaici presenti sulla vetrina, nonché dalla macchinina che caricherà gratuitamente il mio laboratorio quando tornerà dopo essere stata caricata dal fotovoltaico gratuitamente. Ebbene ragazzi, questo impianto, questi 60 kWh alimenteranno il Victron 15 kVA, una belva che avete visto da 80 kg circa, e vedremo tutte le connessioni, i settaggi. Ragazzi, questo video è stato molto interessante, mi è piaciuto fare tutti questi test, queste prove, chiaramente a beneficio di tutti voi amici del canale. È una serie che mi sta dando possibilità di fare anche tanti test nuovi, quindi tutte le situazioni che vedrete in questi video potranno essere aggiustate, modificate, come avete già visto col bestione arancione e quant'altro. Quindi seguite questo canale ragazzi, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora, vi aspetto nei commenti. Buona giornata.